Qualche settimana fa Fujifilm ha presentato la nuova X106, modello successivo della X100V che ha praticamente fatto impazzire tutto quanto il mercato. Dietro questa macchina c'erano sicuramente tantissime aspettative, dato che l'X100V è stata un po' la regina dell'hype, e secondo me sono state in gran parte soddisfatte. Al suo interno troviamo un sensore da 40 megapixel, tra l'altro lo stesso che montano anche X-T5 e XH2, filtri ND e finalmente uno stabilizzatore, che secondo me in una macchina come questa è fondamentale perché la rende ancora più completa di ciò che è. Ma come sapete io non amo particolarmente perdermi in specifiche tecniche perché secondo me non è quello che rende una macchina effettivamente un best buy, ma è ciò che ti restituisce le sensazioni che hai usandola, e questa X106 mi ha veramente impressionato. Per me è molto più che solo hype, restituisce immagini fantastiche, è veramente divertente da usare, i colori Fuji sono molto belli, soprattutto da colorare in post-produzione, e veramente il feeling che si ha con questa macchina alla mano è proprio piacevole, è una bella sensazione usarla, è una bella sensazione andarci in giro, chiaramente al netto di alcuni difetti che ci sono, è innegabile, ma sono dei difetti che secondo me in qualche modo possono essere perdonati, perché il target di questa macchina secondo me è un target ben specifico e trovo che Fuji sia stata incredibilmente brava a far venire voglia di comprare questo tipo di macchina anche a noi magari un po' più impallinati, no? Perché questa secondo me è la classica macchina che potrebbe prendere quello che magari vuole fare le foto in vacanza un po' più pro, quello un po' più edgy del gruppo, no? E quindi in realtà io penso che i difetti che ha questa macchina li sentiamo magari noi che siamo un po' più bisognosi di determinate funzioni. Nonostante questa sia la mia primissima Fujifilm, una delle cose di cui ho più sentito decantare di questo brand sono le sue simulazioni di pellicola, e vi devo dire che a me sono piaciute, ma non nel senso canonico forse di come andrebbero usate, o almeno penso. Questo perché io tendo a non scattare mai in JPEG, anche se questa macchina l'ho impostata sia RAW che JPEG perché appunto volevo vedere come funzionassero, volevo metterli alla prova e vedere se effettivamente potevo avere lo scatto pronto. E vi dirò, in realtà sì e no, sì nel senso che ci sta, sono bei JPEG che tira fuori per carità, però dato che sono dei gran bei colori di partenza, colorare questi RAW è veramente un piacere e secondo me vale la pena effettivamente avere dei RAW così belli. Quindi tutte queste simulazioni di pellicola, più che per scattare in JPEG, le ho usate su Lightroom come profilo della macchina per avere dei colori di partenza appunto che rispecchiassero magari il mood della foto oppure quello che avevo in mente io per l'editing. E come ho già detto, colorare questi file è veramente un piacere. È proprio soddisfacente tirar fuori certi colori dal file RAW, però questa è una sensazione che ho io da possessore di Fuji da circa 10 giorni, magari andando avanti col tempo capirò come magari impostare delle ricette personalizzate delle pellicole, no? E anzi, se avete consigli su queste cose qui magari fatemelo sapere nei commenti, perché io di questa roba ci capisco poi poco, non sono troppo tecnico e in realtà non ci ho voluto neanche dedicare troppo tempo. Forse avrei dovuto però. Come lente l'X106 monta la stessa lente dell'X100V e questo per il fattore dimensioni è sicuramente ottimo perché è una lente veramente piccola e anche performante. In realtà è un 23 mm f2 equivalente 35 su full frame. L'unica pecca che ho trovato in questa lente è che, essendo comunque una lente abbastanza datata, è che effettivamente il motore fa rumore e si muove parecchio quando deve ricalcolare il fuoco. Mi è capitato per esempio molto spesso di bloccare il fuoco su un muro e mentre le persone passavano sentire proprio sotto alle mani il motore fare avanti e indietro, che per carità a livello fotografico non è una cosa che mi cambia particolarmente, però magari per chi fa video questo può essere un qualcosina di fastidio in più. Secondo me di questa macchina la vera carta vincente è la sua dimensione, perché è veramente piccolina e non dico nelle tasche dei pantaloni, a meno che non portiate dei cargo veramente larghi, ma questa nella tasca di una giacca, nella tascona di una felpa ci sta perfettamente, quindi quando ti serve la prendi fuori ed è velocissima nell'accensione e nell'aggancio dei soggetti, quando invece non ti serve più la metti via e sparisce e non ti dà neanche fastidio, non ti ingombra, e in accoppiata col suo sensore fantastico
l'ho trovata veramente una macchina incredibile. Una delle cose che mi spaventava di questa macchina prima di acquistarla, ed è stato il motivo per cui non l'ho presa praticamente subito ma ho aspettato qualche settimana in più, è stato che prima di prendere questa, dato il prezzo, ma del prezzo ne parleremo dopo, praticamente con gli stessi soldi, anzi forse anche qualcosina in meno, potevo prendere l'XT5, che è una macchina molto più comoda, nel senso che con le lenti intercambiabili hai un po' più di margine, no, per scegliere appunto quale lunghezza focale usare. Però devo dire che vedendo qualche recensione online ho notato che bene o male molti si lamentavano del fuoco, che il fuoco non fosse effettivamente troppo preciso, soprattutto di notte. Per me la questione dell'autofocus è fondamentale in una macchina fotografica. Ho bisogno di una macchina che mi stia dietro, che stia dietro ai miei ritmi e alla mia velocità nello scattare foto, soprattutto per strada, perché mi piace correre, puntare, cliccare al volo e comporre da strane angolazioni, e quindi ho bisogno di un autofocus performante che appunto mi stia sul pezzo. Ed effettivamente, chiaramente non siamo a dei livelli stratosferici assoluti di precisione bla bla bla, però a livello di autofocus l'X106 mi ha veramente colpito, perché in realtà grazie al suo joystick, che in realtà devo dire che è un po' troppo piccolino, e è stracomodo ed è sufficientemente performante, sufficientemente veloce. Sono stati molto pochi gli scatti che ho mancato, ma probabilmente viene anche un po' salvaguardato il tutto dal suo sensore un po' più piccolino, che aiuta ad avere una porzione di fuoco un po' più ampia, quindi magari un pochettino più mascherato. Però quando ingrandisco effettivamente magari noto che il fuoco non è preciso perfetto, ma magari un pochettino indietro, un pochettino avanti, ma tutto sommato va più che bene. Chiaramente al netto di ogni cosa buona c'è anche qualche difetto, anche se i difetti non sono difetti nel senso assoluto del termine, perché secondo me Fuji è stata molto brava col marketing, nel senso che questa macchina, secondo me, è una macchina appunto non strettamente per i fotografi che hanno bisogno di tante cose, ma è sicuramente una macchina che fa venire gola anche a noi. Quindi sicuramente la mancanza del doppio slot SD, lo slot SD che sia UHS-1 e non UHS-2, quindi un po' più lento, le batterie non così tanto capienti, sono sicuramente dei difetti che un pochettino pesano, non ve lo nego, però in realtà usata come macchina secondaria e come macchina di sfogo, di divertimento, e non nell'avere pretese assolute che sia una macchina da studio sempre sul pezzo, sempre al 300%, sono dei difetti i quali secondo me si può sorvolare. Un'altra cosa che non mi è piaciuta troppissimo è stata appunto la gestione dei menu e dell'esperienza utente, sia a livello di posizionamento di tasti fisici, però lì magari è anche una questione di abitudine mia, che vengo da altri brand e questa è la mia prima Fuji, ma sicuramente ci sono pochi bottoni e qualche bottone personalizzabile in più avrebbe fatto molto comodo. Poi non capisco sinceramente perché secondo me non ha motivo di essere lì, e questo switch per il fuoco manuale, continuo o singolo qui di lato, che secondo me poteva tranquillamente stare dietro, anzi probabilmente lo schermo centrale con le file di bottoni qui a lato sarebbe stato molto più funzionale e forse anche un po' più estetico, nonostante praticamente non si noti, però secondo me a livello di funzionalità sarebbe stato decisamente meglio. Questa è una macchina che in qualche modo mi ha fatto anche cambiare approccio alla fotografia e alla street photography, perché io sono uno di quelli che scatta sempre in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, sempre completamente in manuale, che siano gli ISO, che siano l'esposizione, dette frammi, io vado sempre e soltanto in manuale perché voglio avere il controllo completo della situazione. Qui però dopo un paio d'ore che scattavo completamente in manuale mi sono reso conto che la macchina ti porta, per sua natura probabilmente anche per il posizionamento delle ghiere, a scattare con degli automatismi. Quindi mi sono rassegnato e ho detto vabbè, ok, proverò questa priorità di diaframmi che tutti quanti mi consigliano sempre di usare, ed effettivamente mi ci sono trovato incredibilmente bene. Non penso sinceramente che sulla mia Sony comincerò a usare la priorità di diaframmi, perché lì ho tutte quante le ghiere fuori e sono molto più comodo. Qui per esempio per cambiare gli ISO bisogna sollevare così, e
e poi girare, e sinceramente la trovo una cosa un filino troppo macchinosa per come faccio street io. Però devo dire che col joystick e tutte quante le mie varie necessità la macchina mi è stata tranquillissimamente dietro senza mai nessun problema. Ok, ma siccome prima vi ho detto che secondo me il target di questa Fuji X106 non siamo solamente noi fotografi super impallinati, ma sono anche le persone comuni che magari vogliono un'esperienza in più, anche un po' più analogico, un po' hipster, passatemi il termine. Voglio farvi sentire anche che cosa ne pensa la mia ragazza, che lei è proprio quel tipo di utente che vuole quel tipo di esperienza e quel tipo di immediatezza. Parto col dire che se non fosse stato per Enrico io non avrei saputo impostare niente, perché l'ho trovata complicatissima. Io faccio foto con l'iPhone. Per me è tutto già impostato, non si tratta, non c'è fuoco, non c'è diaframma, non c'è assolutamente nulla che il mio telefono non faccia già. Per cui a me è stata data la Fuji in mano perfettamente impostata, mi sono state spiegate 2 o 3 specifiche e basta. Mi sono divertita tantissimo a scattare, ho scattato principalmente in verticale perché sono abituata così, perché l'immediatezza del telefono mi è rimasta, ma l'idea di potermi confrontare con una macchina che fa i dampini ma più belli è stata una figata, letteralmente. La simulazione della pellicola secondo me è una cosa geniale, soprattutto perché io odio l'idea di far post-produzione. Scatto senza filtri, pubblico. Non mi piace perdermi sotto questo punto di vista, ma la simulazione della pellicola ha una gran bella resa e soprattutto è immediata, è facile da utilizzare, e per me questa cosa era la cosa più importante, perché se devo, per l'utilizzo che ne faccio io, per le foto che faccio io, se devo mettermi e complicarmi la vita, non ha senso. Unico scoglio che ho incontrato finora evidente è stato il fuoco. Rispetto alla praticità del telefono, dover selezionare manualmente il fuoco è stata forse la cosa che più mi ha messa in difficoltà, però lì è sicuramente questione di abitudine, di prenderci la mano, soprattutto perché mi sto approcciando per la prima volta in maniera reale a una macchina, per cui è tutto quanto in divenire. Ok, quindi questa era Fuji X106 per me, anzi per noi, e ve la straconsiglio. Secondo me è una macchina che vale sicuramente la pena acquistare, è una macchina che sa dare grandi soddisfazioni, è una macchina che portare in giro è divertente e soddisfacente, soprattutto, che è probabilmente la cosa principale. L'ultimissima parentesi voglio farla solamente sul prezzo, perché questa è una macchina che costa al momento, dato che è uscita da veramente 3 settimane, credo, una cosa del genere, 1849 euro circa. E ok, l'inflazione, ok, che dentro ci sono molte più cose, ok, il lato video effettivamente performante, sono tanti, sono in gran parte probabilmente anche giustificati. Secondo me mantenere il prezzo di lancio della X100V, che mi sembra fosse 1500 euro, sarebbe stato veramente il best buy definitivo. Sono effettivamente tanti soldi, e per lo stesso prezzo potete valutare sempre casa Fuji, magari anche l'X-T5 se magari avete bisogno di una macchina con lenti intercambiabili. Però il prezzo è sempre una questione un po' spinosa da toccare per tanti motivi. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della X106, se ce l'avete, se avete quelle precedenti, se avete intenzione di comprarla, insomma chiacchieriamo un po'. Vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale per supportarmi, che in descrizione ci sono gli altri link per potermi seguire, tipo su Instagram, su Threads, su TikTok. Se volete dare un occhio al portfolio c'è il sito. Mi raccomando, lasciate un like e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video.